Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti all'ultimo video della serie 15 Days of Christmas. Sigla! Eccoci qua, il tempo è volato e in men che non si dica ci ritroviamo alla antivigilia di Natale. Manca pochissimo ormai al 25 e alla vigilia, che sarà per l'appunto domani. Se avete in programma una cena in famiglia, cosa che mi immagino, o se no il classico pranzo di Natale, e volete decorare la vostra tavola a tema, non possono mancare i segnaposto, che trovo siano sempre un'idea carinissima per aggiungere un tocco natalizio in più alla vostra tavola. In uno dei video precedenti di qualche giorno fa vi ho mostrato come creare un centro tavola. Oggi vi mostro come abbinare dei segnaposto facili utilizzando dei Ferrero Rocher. Come vedete, la base è appunto il famoso, il famoso cioccolatino della Ferrero, al quale ho abbinato una stellina, una decorazione e poi un piccolo tag, un'etichettina con il nome del commensale. Come vedrete è un progetto veramente facile che però contribuirà ad aggiungere un tocco più speciale alla vostra tavola di Natale. Se questa idea vi piace, non perdetevi il resto di questo tutorial ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno per realizzare i vostri segnaposto fatti in casa. Il cartamodello con le etichette stampato su cartoncino Havana ed il cartamodello con le stelline stampato su cartoncino glitterato, un perforatore, dei Ferrero Rocher, del cordino in tinta, delle forbici, degli stuzzicadenti e delle decorazioni a scelta, io ho usato delle micro palline di Natale, e della colla. Iniziamo stampando la prima pagina del cartamodello con le stelline sul retro di uno o più cartoncini glitterati, mentre la seconda pagina con le etichette andrà stampata su cartoncino bianco oppure cartoncino Havana. Come vedete io ho già inserito i nomi dei commensali sulle etichette, ma nel cartamodello che ho creato per voi ovviamente le etichette saranno vuote. Procediamo poi ritagliando sia le stelle che le etichette. Ricordate che vi serviranno un'etichetta e 2 stelle per ogni commensale, perciò tenetene conto quando le stamperete. Perfetto! Adesso prendiamo degli stuzzicadenti, ne servirà uno per ogni segnaposto e procediamo incollando 2 stelline glitterate su ogni stuzzicadenti in questo modo. Ripetiamo la stessa operazione per tutti i segnaposto necessari. Ora che abbiamo tutte le componenti pronte, proseguiamo forando le etichette con un perforatore. Bene, è arrivato il momento di assemblare i nostri segnaposto. Prendiamo un Ferrero Rocher, inseriamo lo stuzzicadenti nel foro sull'etichetta e poi infiliamolo nel Ferrero Rocher proprio come vedete. Adesso prendiamo il cordino e usiamolo per legare le micro palline di Natale al segnaposto in questo modo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Facciamo un bel fiocchetto e ritagliamo il cordino in eccesso. Procediamo allo stesso modo anche per tutti gli altri segnaposto.
E voilà, il progetto è finito. Ed ecco qui il segnaposto finito, pronto per essere appoggiato sul piatto, aggiungendo magari sotto un centrino, una decorazione in carta, insomma, per renderlo un po' più speciale. Non vi resta che crearne uno, ovviamente, per tutti i commensali che parteciperanno alla vostra cena della vigilia o al vostro pranzo di Natale, e il gioco è fatto. Come sempre io spero che anche questo ultimo progetto vi sia piaciuto, vi abbia ispirato. Se realizzerete questi segnaposto, mi raccomando, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati sui vari social, trovate i link a tutti i miei social network nella info box qui sotto. Spero in generale che questa serie natalizia 2018 vi sia piaciuta, vi abbia dato degli spunti per decorare la casa, per addobbare l'albero, allestire la tavola di Natale e anche, perché no, delle idee regalo per le persone alle quali volete bene. Insomma, spero che questa serie vi sia stata in qualche modo utile. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei video futuri. Fra poco, come al solito, mi prenderò una piccola pausa, come faccio ogni anno, tra il Natale e l'Anno Nuovo. Nel frattempo auguro a tutti voi un favoloso Natale, trascorretelo con le persone alle quali volete bene, in serenità. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante a tutti, mi è piaciuto un mondo trascorrere queste settimane in vostra compagnia e leggere i vostri commenti, siete speciali, quindi davvero dal profondo del cuore, senza diventare troppo smielata, ma vi voglio un sacco di bene, grazie di esserci e grazie di continuare a seguirmi. Un bacio prima che mi venga la lacrimuccia e noi ci vediamo alla prossima. Buon Natale!